Non so se sia una cosa da italiani o se sia una cosa soltanto mia, ma io sono cresciuta con l'idea l'Italia fa schifo. Ed era un'idea molto netta, cioè non era un meh o non mi fa impazzire, proprio mi fa schifo. E lo dicevo con questa convinzione da liceo, università, che mi faceva sentire molto intelligente. Del tipo, qui non c'è futuro, non ci sono opportunità, c'è solo corruzione, le tasse sono troppo alte, fa schifo per terra, tutto è vecchio, non funziona nulla, la burocrazia è lentissima. E io ci credevo tantissimo, ne ero completamente convinta. Mi ricordo perfettamente il mio internship dopo l'università, dopo la triennale, ed era anche uno di quelli un po' più ambiti tra me e i miei colleghi, non quello nell'azienducola minuscola. Stiamo parlando di una grossa azienda italiana. E durante quell'internship penso di aver avuto tanti micro traumi che hanno cementato la mia convinzione del ok, devo andarmene. Uno dei ricordi che ho è questo, ovvero sono in una stanza di una riunione con tutti gli altri colleghi, col mio capo, con persone del mio stesso livello e mi rendo conto come le persone, mentre le chiamavano tutti quanti per nome o per cognome o per posizione lavorativa, io ero l'unica che veniva chiamata con signorina, che può essere nulla, però è una cosa che tipo signorina non è che potrebbe, signorina mi scusi, signorina ha poi fatto... E io non sapevo come dirlo senza sembrare pazza o esagerata, perché tuttora magari può sembrare un qualcosa di nulla in sé, ma mi ricordo che mi faceva veramente una sensazione brutta, come se non fossi una persona ma un'etichetta o una categoria. E lì già un po' mi sono detta, vabbè, questa è l'Italia, all'estero sicuramente andrà meglio. Che adesso se ci ripenso mi fa un po' ridere perché è quell'ingenuità che ti fa pensare da un'altra parte tutto va meglio, dall'altra parte esiste un mondo migliore. Poi sempre lì ho visto una cosa che mi faceva veramente schifo, ovvero la mentalità del liceo. I gruppetti, le guerre fredde, le frecciatine. Quando arrivava l'orario di pranzo, vedevo i gruppetti che si mettevano d'accordo per andare a pranzo, quando quella specifica persona che veniva ritenuta un po' uno sfigato andava in bagno, così poi non dovevamo andare tutti quanti a pranzo con quella persona. 35-40 anni. È il tipo, dai andiamo a pranzo adesso così lui non viene con noi. Cioè, quanti anni abbiamo? 12? E tu intanto sei lì con una voglia di crescere, con la fame di imparare e ti ritrovi in dinamiche di un corridoio delle medie. Ed è proprio lì che ti viene voglia di scappare fisicamente da quel posto, come se respirassi meglio fuori. Poi ci sono state le parti burocratiche che mi hanno fatto veramente impazzire e se sei mai andato all'università o se hai mai dovuto avere a che fare con un qualsiasi ufficio italiano, probabilmente ne sai qualcosa. Mi ricordo un casino che era successo con dei documenti che avevano perso loro all'università, allo sportello dello stage. E per questo dovevo io rifare l'intero stage, perché avevano perso i documenti che attestavano il fatto che avessi iniziato un determinato periodo e quindi dovevo ricominciare per poter provare che lo stavo iniziando. Cioè, il classico, l'errore non è tuo, ma il problema diventa tuo. E probabilmente una delle cose che mi ha dato il colpo finale è stata una conversazione che ho avuto con un membro del team tecnico dello stage, che non mi ricordo nemmeno come siamo arrivati ad avere questa discussione, ma mi ricordo che, a parte che ci eravamo presi in amicizia perché spesso facevo da intermediario tra la parte tecnica e i miei collaboratori perché non capivano nulla magari di Excel, eccetera. Io, essendo più giovane, magari qualcosa ne capivo di più. Mi ricordo che ci siamo messi a parlare del futuro, di quello che avrei voluto fare in futuro e mi ricordo perfettamente che questa persona mi fa: ma tu conosci le lingue? Cosa ci fai ancora qui? Io lavoro qua da 15 anni e potessi scapperei subito. E io mi ricordo che quella frase mi ha veramente acceso un interruttore. Se prima avevo dei dubbi, quella frase mi ha convinta. Era un adulto con nulla da perdere, nulla da guadagnare, a dirmi scappa. Non un amico, non un consiglio generalista, ma un qualcuno che ha vissuto in quell'azienda per 15 anni e che ti dice di non fare la mia fine. E poi, ovviamente, durante quell'internship c'era l'umiliazione dei soldi. Prendevo 500 euro al mese durante quello stage ed era anche per questo che era uno degli stage più ambiti, perché tutti gli altri stage non venivano nemmeno pagati. Però stiamo parlando di 500 euro al mese. 500. E il pranzo
non era mica coperto, te lo dovevi pagare tu. E il pranzo in caffetteria costava più o meno 10 euro al giorno. Cioè, se fai i conti, prova a immaginare quanto mi rimaneva a fine del mese. Ovvio, avrei potuto portarmi il pranzo da casa, certo, ma tutte le altre persone dell'azienda andavano in caffetteria per pranzo, perché loro ce l'avevano pagato. E quindi sarei dovuta rimanere ancora per un'altra ora seduta nella mia scrivania a mangiare, pure da sola, perché tutti quanti ormai andavano magari in caffetteria, perché tutti quanti vanno in caffetteria. Si dice caffetteria in italiano? O ristorante convenzionato? Vabbè, hai capito il senso. E quindi devo scegliere se risparmiare e portarmi il cibo da casa, ma stare ancora da sola e non parlare con gli altri colleghi, o spendere tutto quello che tanto guadagnavo. Quindi sì, sono cresciuta tanto con l'idea del in Italia non sei nessuno. In Italia devi pure ringraziare per il benefit del cenone di Natale in azienda. E quindi me ne sono andata. Sono andata in Francia, ho fatto una business school su data science e digital marketing e appena ho finito ho trovato un internship da 2000 euro. 2000. E io non sto dicendo che fuori sia perfetto, non sto dicendo che la Francia sia perfetta, lungi da me. Però capisci cosa provi nel momento in cui passi da 500 a 2000? E probabilmente l'aumento di stipendio è stato dovuto anche al fatto che avessi raggiunto un altro livello di educazione. Ma mettendomi in comparazione con gli altri miei colleghi che hanno fatto una magistrale in Italia, sono rimasti in Italia, primo internship dopo la laurea non ha mai portato 2000 euro. E io mi sentivo veramente fortunata, perché non è solo un numero, 2000 euro rispetto a 500, è un messaggio. È come se ti dicessero il tuo tempo vale. E tu ti senti veramente sciocca per aver accettato che ti trattassero in un determinato modo per tutti gli anni passati, come se ti avessero quasi preso in giro, come se ti avessero sfruttato. E quindi ho continuato ad alimentare la narrativa del vedi, l'Italia fa schifo. Me ne sono andata e sto meglio. Lì tutto è vecchio, tutto è stantio, fuori tutto va avanti. Dopo la Francia sono tornata anche per la questione del Covid, forse anche perché sono un po' testarda e volevo convincermi completamente che non andasse bene in Italia. E pian piano ho cominciato a caricarmi sempre di più di fardelli. Milano che mi stava stretta, il mio bisogno di cambiare aria, una relazione finita male, l'affitto estremamente alto per una casa veramente vecchia e anche il fatto che in ogni caso ero comunque sempre in viaggio e quindi da aprile sono diventata una digital nomad. Ora sono tornata in Italia da ormai un mesetto perché vabbè sono successe varie cose che mi hanno fatto tornare a casa e che mi hanno fatto sentire il bisogno di stare più vicino alla mia famiglia per vari motivi. E qui forse arriviamo al cuore del video, ovvero mi manca l'Italia. Perché a un certo punto sì, ti mancherà l'Italia. Se mai decidessi di partire anche tu per questo viaggio, ti mancherà l'Italia. E non ti manca l'idea romantica dell'Italia. Non ti manca l'Italia delle brochure. Ti mancheranno le cose piccole più insulse. Il primo mi manca nei confronti dell'Italia, l'ho vissuto forse a 22 anni, 21 anni, quando ero a Taiwan e mi ricordo che insieme ai miei compagni di corso ci siamo detti dai stasera che abbiamo appena finito tutti gli esami andiamo fuori e nella mia testa era abbastanza normale pensare andiamo in un bar a prenderci un bicchiere di vino e invece per loro questa era una cosa assurda, quasi ribelle, quasi trasgressivo, come se a quell'età andare in un bar e prendere un bicchiere di vino fosse qualcosa di un altro mondo o forse un atto criminale. E lì forse ho sentito una mancanza un po' particolare, non del vino, anche se sono veneta, non del vino, ma del modo di come noi italiani stiamo insieme. Perché la verità è che quando sono fuori dall'Italia c'è una cosa che mi manca tantissimo e non sapevo nemmeno di avere, la compatibilità culturale. E non perché noi italiani parliamo di pasta e pizza tutto il giorno, Berlusconi e mandolino, ma perché abbiamo un modo di essere ironici, teatrali, di interrompersi, di fare casino, di ridere su cose stupide, che per me ormai rappresenta casa. È un linguaggio emotivo. E mi mancano gli italiani, sì. Mi mancano quelle micro interazioni che ti fanno proprio capire che sei d'Italia. Come quando vai a prendere il caffè e il cameriere ti fa una battuta o è semplicemente più simpatico. Quelle piccole interazioni calde, che anche a Milano, che diresti, boh, Milano è una città fredda, tutti quanti sono sempre super di fretta, che anche a Milano vivi rispetto a tantissimi altri paesi del mondo. Secondo me noi italiani, nel bene e nel male, siamo molto più umani nel contatto.
Una cosa stupida, molto stupida, che mi manca, sono le lotte per pagare il conto. Quelle scene idiote dove ti fai avanti con i gomiti per poter pagare tu rispetto al tuo amico, perché è una questione di orgoglio, è una questione di sentimento e di affetto nei confronti dell'altra persona. All'estero tutto questo è molto più ordinato, ovvero spesso magari le persone pagano il loro, viene diviso alla romana, oppure se ti offri di pagare non si mettono di mezzo nemmeno una volta, forse 2 volte. Ma del tipo che pago io, no, non puoi pagare tu, no dai, insisto, ok. Ok. Come ok? Dov'è la lotta? Dov'è la passione? Dov'è la battaglia? Che poi alla fine mi farebbe veramente piacere pagare a me, però ho bisogno di quella lotta. Poi però ovviamente, e qui voglio essere onesta, non sono diventata la fan numero uno dell'Italia. Non è che adesso ti dirò che l'Italia è perfetta, è fantastica ed è stupendo starci e viverci. Ci sono ovviamente cose che mi fanno ancora impazzire, come la sporcizia per terra e il fatto che io debba stare attenta che non mi rubino il telefono dalle mani, la corruzione, e mi fa impazzire quanto ci lamentiamo per poi non fare nulla. È come se fossimo bravissimi a descrivere il problema, ma incapaci a trovare una soluzione. E ci sono alcune cose italiane che mi triggerano in maniera forse stupida. I caselli in autostrada. Li odio. Cioè mi manda in bestia che nel 2025 io debba ancora fermarmi a un casello, prendere un biglietto, fare il tratto di strada, rifermarmi, dare il biglietto e pagare. Quando all'estero è tutto automatico, viene registrata la targa, ti arriva a casa quanto devi pagare. E lo so che può sembrare una cagata, ma è una di quelle tipiche cose che ti fa pensare, potrebbe essere fatto meglio, ma non lo facciamo. E poi vai via. Viaggi, giri il mondo, scopri nuove culture e ti rendi conto che l'estero non è proprio un paradiso. Sì, ci sono paesi dove la burocrazia è spettacolare, ti fa proprio emozionare. O la velocità dei servizi. Mi ricordo quando ero a Taiwan, per esempio, che per essere accettata all'università dovevo fare un test medico, giusto per vedere che andasse tutto bene, così che poi potessero darmi anche un'assicurazione medica con il visto da studente. Mi ricordo che mi ero presa tutta la giornata libera, pensando, devo andare in ospedale, mi faranno 1000 check, una giornata mi va via. Mi ricordo che sono entrata alle 10 e sono uscita forse a mezzogiorno o alle 11:30, ma proprio rapidissimo. Mi ricordo appena mi hanno dato il numerino in mano che ero lì pronta, che facciamoci comode, che adesso un'oretta da aspettare prima che mi accettino sicuramente. Giulia? Cosa? Dopo 5 minuti mi hanno già chiamata. Avevo fatto un check medico completo, Raggi, test delle urine, del sangue, della vista, test quello fisico sotto sforzo. Un miliardo di cose mi avevano fatto. Ci avevo messo massimo 2 ore. E c'erano tantissime altre persone in coda con me. Però erano molto più rapidi. E mi ricordo che proprio avevo pensato, wow, sono stata abituata male. In Italia una cosa del genere, 1 o 2 giorni lavorativi. E quindi sì, ci sono cose che all'estero funzionano meglio e sarebbe disonesto non ammetterlo. Ma sicuramente c'è anche una trappola mentale che abbiamo, che è quella di pensare che all'estero vada tutto bene e che l'Italia sia il problema. Perché quando vivi così, l'Italia diventa il capro espiatorio perfetto. Ogni frustrazione, ogni dolore, ogni ansia, vabbè, è l'Italia. E scappare diventa così una soluzione magica. Solo che non lo è, perché ti rendi conto che se stavi scappando da qualcosa che è anche interno a te, non importa dove tu vada, quella cosa la porterai con te e la ricreerai ovunque. Puoi cambiare città, puoi cambiare paese, puoi cambiare fuso orario, puoi cambiare cibo, ma rimani sempre tu. E certi vuoti, certe paure, certe ansie te le porti dietro. E così inizi a guardare in faccia la realtà e non puoi più dare la colpa all'Italia. Ed è forse lì che succede questo cambio. Quando smetti di usare l'Italia come capro espiatorio, la vedi per quello che è. La vedi davvero. E in questi 2 anni passati penso di averla davvero vista. L'ho vista in un modo che mi ha fatto anche arrabbiare, anche nei confronti di me stessa. Del tipo, ma com'è possibile che io abbia dato per scontato tutto questo? Sono stata per esempio sulle Dolomiti e ho avuto la sensazione di rinnamorarmi di nuovo. E non solo delle Dolomiti, perché se non ci sei mai stato te le consiglio, ma dell'Italia in tutto, perché ha tutto. Mare, montagna, paesini, sport d'acqua, snowboard, la campagna, le montagne, il mare, i laghi, c'è tutto.
tutti i paesaggi che cambiano in 2 ore di macchina. L'anno scorso ho anche fatto un giro in van nel sud Italia e mi ricordo che ho pensato proprio: "Ma io che ho fatto per anni?" Mi ricordo quando i miei genitori dicevano: "Ah, quest'anno andiamo in vacanza in Puglia", e io: "No, in Italia, che schifo l'Italia." È solo l'Italia. Solo l'Italia. Solo un posto che il resto del mondo invece sogna. E sai qual è stata la cosa che mi ha fatto forse più effetto? È stata vederla attraverso gli occhi degli altri. Perché facendo le live mostro magari molto spesso l'Italia a stranieri. E ogni volta che magari mostravo un rifugio, uno scorcio, anche semplicemente una vietta, per me era, vabbè, normale. E mi rendevo conto che invece per gli altri era: wow, dove vivi? Questa Italia è pazzesca. E ti rendi conto che forse quindi il problema eri tu, non che l'Italia non valesse. E il problema era che stando dentro io non la vedevo effettivamente e pensavo sempre solo ad andarmene. Quindi se oggi dovessi dire qualcosa a un italiano che vuole andare via, non mi permetterei mai di fare la morale perché io forse sono la regina del me ne voglio andare. E sicuramente il prossimo anno farò ancora tantissimi viaggi e non rimarrò in Italia per sempre. E soprattutto penso che andarsene faccia bene, almeno per un certo periodo. E non sto parlando di quelle 2 settimane di vacanza che ti vuoi fare in Giappone, sto parlando di un anno all'estero. È un'esperienza che sicuramente ti cambia tantissime prospettive, ti allarga gli orizzonti e secondo me ti fa capire anche meglio te stesso e da dove vieni. Però non scappare con l'idea che fuori sia tutto rose e fiori. Non idealizzare. Non pensare che esista il paese perfetto senza alcun tipo di problema, perché non c'è. E se non puoi andartene via adesso dall'Italia, non pensare, ok, sono finito, sono destinato a rimanere in questo paese che non mi darà mai nessun tipo di opportunità. E soprattutto non usare la scusa dell'Italia fa schifo per evitare di guardarti all'interno. Perché a me è successo e forse dirlo è un po' imbarazzante. Io credo che si cominci ad apprezzare l'Italia quando si va all'estero, quando si esce e si smette di prenderla come un bersaglio. Perché inizi a vederla con più lucidità. Sì, vedi i problemi, molti, ma vedi anche le cose invisibili, le persone, l'ironia, i piccoli sketch comici, il modo che abbiamo di stare insieme e la bellezza assurda del nostro paese. E forse la maturità sta proprio qui, nel riuscire ad ammettere queste 2 cose contrastanti, ovvero l'Italia ha dei problemi reali, seri, frustranti, però l'Italia è anche un paese bello, pieno di vita, che ti manca nel momento in cui te ne vai. Quindi sì, vai, esplora, vivi fino in fondo al mondo. Inizia pure anche un'esperienza da digital nomad. Cambia lingua, cambia prospettiva, cambia time zone, ma non fuggire pensando di diventare una persona più valida all'estero. Perché non devi scappare per valere di più. Forse questo è un altro dei video un po' polemici che ho fatto insieme a quello che ho fatto la scorsa volta dove mi sono lamentata dei commenti nel video prima ancora. Sono stata un po' troppo aggressiva. Guardalo e poi dimmi.